Questa di qui penso sia veramente la lezione che più di tutte ha cambiato il mio modo di pensare riguardo ai soldi. Immaginate una persona che non ha mai studiato medicina nella propria vita, per esempio io, che non ne capisco completamente nulla. E ora immaginate me che faccio un'operazione chirurgica a un paziente. A me dispiace per quel paziente perché purtroppo si farà male. Il motivo qual è? Che io non ho competenze in quell'ambito e ovviamente non posso fare bene in quell'ambito. Ma è completamente diverso il discorso quando si parla in ottica di finanza. Provate ora a immaginare una persona che non ha alcuna competenza in materia di finanza, in materia di investimenti, e comincia ad investire mensilmente nell'ETF più popolare che c'è su GSETF, 100 euro al mese, e lo fa per 50 anni. È assai probabile che questa persona rientri nel 10-15% di quelle persone che hanno investito nel migliore dei modi nella propria vita, senza mai aver aperto un libro di macroeconomia, microeconomia, finanza così, finanza così. Semplicemente perché la materia della finanza è una materia a sé stante. Quando si tratta di applicare le proprie competenze, avere risultati direttamente correlati alle competenze. Il discorso che c'è alla base di questo concetto è che tutti, veramente tutti, possono investire e fare bene con gli investimenti con poca preparazione. Questo è uno dei pensieri che ho adottato da Morgan Housel, autore del libro La psicologia dei soldi, di cui tra l'altro ho parlato nel canale. Ed è veramente un cambio enorme di paradigma, perché spesso si pensa che, ed è giusto, per tutte le discipline bisogna avere prima tante competenze e dopo mettersi in gioco, mentre per la finanza forse è diverso, forse non bisogna avere tutte queste enormi competenze per fare meglio della media, basta avere veramente pazienza e utilizzare il tempo a proprio favore. Fare bene in termini di investimenti spesso ha poco a che fare con il foglio Excel enorme, lunghissimo, con tutte le formule che matchano una con l'altra, e ha molto più a che fare con la nostra relazione che abbiamo con la paura, con la verità, con il tempo stesso. In questo video parliamo delle 9 lezioni che più di tutte hanno impattato il mio modo di pensare verso i soldi, e la prima è proprio questa, ovvero che in nessun campo di studi, se non nella finanza, puoi trovare qualcuno con pochissima esperienza fare meglio di quelli che hanno tantissima esperienza. Seconda lezione è non copiare chi ha già avuto successo, e sembra un qualcosa di assurdo e sbagliato, perché ovviamente chi ha avuto successo l'ha fatto perché ha fatto le lezioni che l'hanno portato a raggiungere questo successo, ma cosa c'è di sbagliato nel farlo? Immaginate un investitore alle prime armi che scopre che esiste Warren Buffett ed è uno degli investitori che ha fatto meglio in tutta la sua vita, allora decide di prendere le azioni che possiede Warren Buffett e copiare il suo portafogli. Al 99,9% quella persona non farà bene con i propri investimenti. Lo può fare con Warren Buffett, Charlie Munger, Ray Dalio, ex portafogli di Benjamin Graham. Non otterrà dei buoni rendimenti, e il motivo per cui ha sbagliato nel copiare quei determinati aspetti di quell'investitore è che sta copiando le cose sbagliate. Copia il metodo di Benjamin Graham nel libro L'investitore intelligente di anni e anni fa, che ti dice come valutare se un'azienda è un'azienda value oppure non lo è, allora molto probabilmente non riuscirà ad ottenere rendimenti, non riuscirà ad ottenere dei buoni risultati dopo quella valutazione. Ma se d'altro canto osservi che la stragrande maggioranza dei rendimenti di Warren Buffett è ottenuta dal fatto che lui fa compounding da 80 anni praticamente, perché ha cominciato con gli investimenti quando aveva 11 anni e ora ha più di 90 anni, allora capisci che quello che va imitato la maggior parte delle volte è il modo in cui si applica una persona davanti agli investimenti, davanti al proprio lavoro, e non le azioni in sé. Perché spesso quelle lezioni non sono evergreen, durano per un breve lasso di tempo, non sono in linea con il vostro modo di pensare davanti ai soldi, non avete il capitale che hanno quelle persone. È il modo in cui queste persone si sono poste davanti agli investimenti quello che dovreste valutare di copiare. Warren Buffett ha un patrimonio di 119 miliardi solo perché non si è mai fermato con il compounding e ha sempre continuato con gli investimenti, avendo cominciato molto prima della media. Facendo delle valutazioni potreste vedere che se invece lui avesse cominciato a 25 anni e avesse smesso a 65 anni, il suo patrimonio sarebbe di 12 milioni. 12 milioni contro 119 miliardi è una differenza incredibile, e la maggior parte di questa differenza è dovuta proprio al fatto che lui ha fatto compounding per tutta la vita. Lezione numero 3, l'importante è non fermarsi. Quello che vogliamo ricercare quando abbiamo ad esempio un piano d'accumulo è alzare al massimo le probabilità che noi non dobbiamo smettere mai di mettere dei soldi in quel piano d'accumulo mensile, annuale, semestrale o quel che sia. E come facciamo a massimizzare le probabilità che riusciremo ad essere fedeli a quel piano d'accumulo, riusciremo ad avere sempre a inizio del mese, sto facendo un esempio, quella cifra da mettere in quell'investimento? Lo facciamo riducendo al massimo i debiti. L'ideale sarebbe avere 0 debiti e aumentare le proprie risorse liquide, quindi liquidità pronta da utilizzare nel caso ci sia qualche esigenza, qualche emergenza. Perché se c'è un'emergenza e noi per pagare quell'operazione chirurgica, spero non capiti ovviamente mai, dobbiamo prendere dei soldi nei nostri investimenti perché abbiamo la maggior parte dei soldi investiti e poche liquidità, allora stiamo andando contro uno dei pilastri fondamentali, una delle lezioni fondamentali, che è proprio quella di avere endurance e cercare di
mai interrompere un piano d'accumulo. Quindi massimizzare la durabilità è quello che ci preme, e per massimizzare la durabilità dobbiamo avere meno debiti possibili e abbastanza liquidità per poter intervenire in caso di certe spese che non avevamo previsto. E altra cosa altrettanto importante è, se sto facendo delle cifre a caso, 1500 euro messi di lato, non possiamo cominciare un piano d'accumulo da 500 euro al mese, perché avremo liquidità solamente per i primi 3 mesi e in caso di una qualsiasi emergenza non sappiamo come reagire e dobbiamo necessariamente interrompere il piano d'accumulo, perché quella sarebbe la scelta più sensata in quel momento, visto che non si ha liquidità. Piuttosto o aspettiamo ad avere più liquidità oppure facciamo un piano d'accumulo da 150-200 euro al mese, che è molto più sostenibile nel lungo termine. Lezione numero 4, questa sempre presa da Morgan Housel, le persone che strastimo: una scelta deve essere ragionevole e non razionale. Lui e sua moglie, una volta hanno deciso di interrompere il loro mutuo, quindi estinguere il mutuo, nel farlo hanno perso ogni convenienza che avevano dal punto di vista finanziario. Ci sono state delle persone che hanno detto: ah, ma qua hai fatto una scelta sbagliata perché sei andato in negativo, se avessi aspettato, pagando quindi mensilmente o comunque tutta la questione, avresti sicuramente pagato di meno. Ma la sua risposta è stata: la mia scelta è sicuramente non razionale, sicuramente non mi è convenuto fare così, ma è ragionevole, perché il mio obiettivo è avere indipendenza, i soldi mi creano indipendenza e se io sono legato a questo mutuo anche mentalmente non sono indipendente, e quindi quella scelta per me, sempre Morgan Housel, è una scelta ragionevole perché mi migliora molti ambiti della mia vita, ma non è una scelta razionale messa davanti a una formula su Excel. Va bene prendere certe decisioni finanziarie se queste ceccano dei box che fanno riferimento alla tua visione in termini di cosa creano i soldi per te. Quinta lezione: in quanto esseri umani non abbiamo mai abbastanza. Nel 1950 lo stipendio, aggiustato per l'inflazione con quello attuale, era circa la metà rispetto a quello di ora, ma le persone anziane comunque ricordano quei periodi come dei bellissimi periodi che quasi quasi preferirebbero a quelli di adesso, perché, solita frase, si stava meglio quando si stava peggio. Ma per quale motivo allora? Semplicemente perché, proprio in quanto esseri umani, tendiamo a, da un lato, ricordare meglio i periodi che sono passati, ricordare solamente spesso le cose positive, se non ci sono grandi impatti negativi, e soprattutto a volere sempre di più. Siamo il doppio più ricchi ora rispetto a quanto lo eravamo prima, tendenzialmente una persona ha il doppio di ricchezza rispetto a quanti ne aveva 60 anni fa, ma comunque nonostante questo pensiamo che quei periodi siano migliori di quelli di adesso, semplicemente perché una volta che si raggiunge una meta, una volta che si va sempre più in alto, allora si vuole sempre di più, e quindi il periodo del presente è sempre quello che è. Si vorrebbe cambiare in meglio nel futuro e forse era meglio quello passato. Non si è mai contenti finanziariamente se non si setta un livello di abbastanza. Una persona che ha 10.000 euro guarda come obiettivo quello di raggiungere 100.000, ma arrivata a 100.000 dice: ah, però forse non sono poi così tanti, devo arrivare a 1 milione, poi a 10 milioni, poi a 100 milioni. E anche i milionari guardano Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg come persone enormemente più ricche di loro, e ovviamente lo sono. Però molti anni prima di diventare milionari, quelle persone guardavano i milionari come le persone che avrebbero voluto raggiungere in quanto stile di vita, e quindi appunto dobbiamo cercare di goderci le destinazioni che raggiungiamo e non pensare sempre ad andare oltre, perché sì, dal lato è buono perché ovviamente miglioreremo in termini economici, guadagneremo di più, però d'altro canto non ci godiamo il presente, che è quello che poi dobbiamo attenzionare. Lezione numero 6 ha a che fare con controllo ed indipendenza, una frase che si dice spesso, che è tanto vera quanto falsa: è: i soldi non fanno la felicità. Che è giusto che sia così, perché un malato terminale che muore il giorno dopo è un malato terminale sia che ha 10 milioni in banca sia che ha 100 euro in banca. Ma il punto non è quello che realmente fanno i soldi, oltre alle macchine costose, oltre alla villa in un certo posto, oltre a tutti questi beni materiali, è che ti danno l'indipendenza e ti danno soprattutto controllo il più assoluto possibile della tua vita. Ho sentito tante storie di persone che hanno fatto il level up nella loro carriera diventando ad esempio manager, guadagnando di più rispetto alla posizione precedente, ma che poi pensavano quasi quasi era meglio la posizione di prima, guadagnavo di meno, ma del resto non avevo tutta questa oppressione esterna e tutte queste scadenze da rispettare, insomma avevo più controllo della mia vita. E forse questo avere il controllo della propria vita e guadagnare di meno è migliore rispetto a guadagnare di più però avere una vita dove la maggior parte delle volte devi scendere a compromessi e quindi rinunciare a delle cose che vorresti fare tu perché sei appunto obbligato a fare determinate cose nella tua vita, determinati orari e cose di questo tipo. Una situazione a cui a me piace tanto pensare è quella di due fratelli a una cena di famiglia. Il primo fratello ricopre un ruolo alto in una determinata azienda, una macchina aziendale, insomma è tra virgolette felice, però a un certo punto alle 11:30 di sera deve tornare a casa perché il giorno dopo alle 8 deve cominciare col suo lavoro. L'altro fratello invece magari è libero di rimanere tutta la notte a quella cena, a giocare a giochi da tavolo per tutto il tempo che vuole. Non ha magari la macchina aziendale, ma se ne frega perché ha controllo della propria vita. Ogni mattina in cui ti svegli e ti rendi conto che puoi lavorare su tutto quello che vuoi, comunque stai lavorando su qualcosa che ti piace e che ti fa guadagnare, è una bellissima mattinata perché ti sei costruito questa indipendenza. Al contrario di qualcuno che magari fa controvoglia il proprio lavoro, per quanto sia un lavoro che
generalmente gli piaccia. Spesso questa mancanza di indipendenza è derivata dal fatto che si sono prese delle scelte facili che ci hanno condotto a una vita più difficile rispetto a prendere scelte più difficili che ci hanno coinvolto a una vita più facile. Frase fatta, sentita e risentita, però effettivamente il concetto è vero. Lezione numero 7: dobbiamo essere pessimisti ed ottimisti allo stesso tempo. Ottimisti, molto ottimisti riguardo un futuro lontano, decenni, a partire dal momento di adesso, e estremamente però pessimisti riguardo il futuro prossimo, quindi i prossimi anni. Se guardate tutti gli eventi che sono successi negli scorsi anni, un anno c'è il Covid, un anno c'è la guerra, un anno c'è la crisi del 2008, un anno c'è la prima, la seconda guerra mondiale, insomma ce n'è sempre una, c'è sempre un disastro in mezzo, ma d'altro canto i mercati azionari negli anni sono sempre saliti, magari sono scesi per piccoli periodi, ma nel lungo termine salgono sempre e sono sempre in un punto più alto rispetto a quello in cui erano 8-10 anni fa. Questo tradotto nel pratico significa che dobbiamo continuare ad investire nonostante il periodo in cui ci troviamo. Se ci trovavamo ad esempio nel periodo del Covid, magari vedendo il nostro portafoglio azionario diminuito del 40% potevamo spaventarci, ma con la consapevolezza che sarebbe andata bene, allora avremmo mantenuto le nostre posizioni e continuato ad investire ed effettivamente questo è quello che sarebbe successo, sarebbe andata bene. I bear market ci sono continuamente, le recessioni ci sono sempre, quindi dobbiamo avere della liquidità pronta, come detto anche questo negli scorsi punti, ma nonostante ciò continuare con un'ottica positiva ed ottimista per il lungo termine. Per ogni decennio, per ogni generazione c'è del progresso, credendo fortemente, io e penso anche voi, nella potenza del compounding, avendo capito la matematica che c'è sotto e la potenzialità che c'è sotto, allora non investire e fermarsi davanti alla paura del futuro è qualcosa che vogliamo completamente evitare. Lezione numero 8: ognuno la pensa diversamente in ottica di investimenti e nessuno dovrebbe poter dire agli altri questo è giusto, questo è sbagliato. Come dice Benjamin Felix, grandissimo investitore e divulgatore qui su YouTube in termini di investimenti, ha un podcast che si chiama Rational Reminder, vi rimando a questo podcast, è veramente bellissimo. Lui dice che un consulente dovrebbe fare come un medico. Quando vai da un medico idealmente lui ti dovrebbe dire questo è il problema, noi possiamo optare per questa scelta, oppure per un'altra scelta che magari è non fare nulla. Allora, allo stesso modo il consulente potrebbe dirti guarda, questa è la tua situazione finanziaria, tu puoi optare per questa cosa, per questa cosa, per quest'altra cosa, per quest'altra cosa. È sbagliatissimo che il consulente ti chiami come si vede su The Wolf of Wall Street. Ovviamente sono situazioni che succedono sempre meno e meno male e ti dice c'è questa azione con altissimo potenziale, la devi comprare. The only problem you're gonna have is that you didn't buy more. Sound fair enough? My wife might divorce me, but yeah, let's do it. Oppure vai in banca e ti viene detto questo è un investimento assolutamente sicuro che devi fare, non puoi mancarlo perché negli ultimi tempi non è mai successo che ci sia stata un'opportunità di questo spessore. Davanti a frasi di questo tipo io stringerei la mano e me ne andrei. Secondo me quello che si dovrebbe fare un po' tutti è essere consapevoli della situazione economica generale, essere consapevoli delle proprie finanze, essere consapevoli di quali sono le basi degli investimenti e poi prendere le scelte in base alla propria situazione attuale. Se una persona si sposerà il prossimo anno è inutile pianificare un investimento enorme quest'anno davanti a un evento così importante che ovviamente ha un impatto economico, ad esempio. Quindi lo stesso consiglio finanziario a un 28enne che si è già sposato da 2 anni e a un 28enne che si deve sposare il prossimo anno è ovviamente un consiglio infondato e sbagliatissimo. Nona e ultima lezione che ho imparato, questo è uno schiaffo a chi un po' parla di finanza su YouTube dicendo cosa possiamo aspettarci dal 2024, oppure al giornalista che dice il 2024 sarà così, sarà colì, nei prossimi mesi arriverà questo, punto interrogativo, perché non vogliamo mai lasciare intendere che siamo sicuri al 100% di quello che succederà. Il futuro è imprevedibile, la maggior parte delle cose che sono accadute non erano minimamente prevedibili dalla maggior parte delle persone. La crisi del 2008 per il 99,9% delle persone anche che si occupavano di finanza è stata un qualcosa di imprevedibile, assurda e a cui non avrebbero mai potuto pensare. Quindi diffidate da tutti quelli che dicono è successo questo, allora ci possiamo aspettare questo. Perché se da un lato è vero che ci sono delle correlazioni tra quello che succede e quello che può avvenire, dall'altro lato è anche vero che è impossibile prevedere il futuro economico. E quindi secondo me tutti questi concetti che vedono al centro la previsione del futuro sono concetti che possiamo tranquillamente tenere alla larga ed evitare. E quello che è veramente importante, come dice lo stracitato in questo video Morgan Housel, è la psicologia e il nostro comportamento che abbiamo davanti alla nostra situazione finanziaria e non il pensare per ora c'è questo, facciamo questo, per ora c'è quello, facciamo quello. È verissimo, queste valutazioni possono darci dei rendimenti maggiori, il fatto che i tassi siano alti ci permette di investire in obbligazioni ed ottenere dei rendimenti maggiori rispetto a quelli che avremmo ottenuto 10 anni fa, però il concetto l'avete capito, insomma io certe volte vedo video sul come investire a luglio 2023, ma
com'è che vuoi investire a luglio 2023? Così come lo facevi a giugno 2023, a maggio 2023, a maggio 2022, a maggio 2021, a maggio 2020. Il concetto è che divulgatori e giornalisti stessi spesso tendono a creare FOMO alle persone quando invece dovrebbero cercare di stare dalla loro parte, e forse, non so, per un'ottica di visualizzazioni, per un'ottica di maggiore engagement, prendono queste scelte nonostante siano consapevoli che a luglio 2023 si investe così come si investiva a giugno 2023. Contenuti di questo tipo sono solo contenuti che fanno sembrare la finanza una materia difficile, che in realtà non è per niente una materia difficile, e vi rimando al punto 1, investire per tutti. Quindi queste nuove lezioni, che dovevano essere lineari dalla prima alla nona, alla fine si sono intrecciate l'una con l'altra, ed è giusto e bello che sia così. Per questo video è tutto, la luce se n'è andata e ci vediamo al prossimo. Ciao!